Ah, la fascia del buongiorno. Desidera? Vorrei del latte. Latte? Che latte? Latte per la mia foca. Ah, foca. Sì, e gli fa bene al pelo. Beh, certo, ravviva. E piuttosto, quanto crede ce ne voglia? Beh, non saprei, ma lei dove deve mettere? Dentro la vasca da bagno o dentro al bidet? Ma cosa hai capito? Glielo do col biberon. Col biberò? Se mi fai capire come fai, te lo regalo il latte. Bentornati in soffitta, il vostro rifugio preferito per rivivere il fascino e l'audacia del cinema italiano anni 70, 80 e 90. Oggi ci addentriamo in una pellicola che non ha mai smesso di far parlare di sé. Viva la foca! Un film del 1982 diretto dal maestro della commedia sexy all'italiana Nando Cicero. Un film che non si accontenta di intrattenere, ma che strizza l'occhio ai suoi spettatori con scene piccanti e personaggi memorabili. Allacciate le cinture perché stiamo per tuffarci nel mondo di questo piccolo capolavoro del trash erotico. Ammazzali i piatti. È colpa tua. Domenica la cameriera l'hai voluta promuovere infermiera. E adesso è una settimana che questo non ci mette piedi in cucina. E mo chi li lava? La storia di Viva la foca ruota intorno ad Andrea, interpretata dalla splendida Lori Del Santo, che con il suo fascino irresistibile incarna perfettamente la bellezza disinvolta degli anni '80. Andrea arriva a Roma con il sogno di trovare fortuna e si ritrova a lavorare come cameriera presso la famiglia del bizzarro dottor Patacchiola, interpretato dal leggendario Bombolo. Ma questa non è una semplice commedia. È un susseguirsi di situazioni spassose, piccanti e surreali che culminano quando Andrea vince una foca in un concorso fotografico. Un dettaglio che aggiunge un tocco assurdo e ironico alla storia. È là. Ah, ma è una foca allora! E certo, cosa l'hai capito? Parliamo ora delle vere stelle di questa pellicola. Le donne che hanno reso Viva la foca un film indimenticabile per la loro bellezza e sensualità travolgente. Come non iniziare da Lori Del Santo? Nel ruolo di Andrea cattura lo schermo con la sua presenza magnetica. La sua figura snella e i suoi lineamenti morbidi ci ricordano perché è diventata un'icona della bellezza italiana. Ogni scena con lei è un mix di malizia e ironia, e il modo in cui sa giocare con il suo sex appeal è semplicemente irresistibile. Poi c'è Michela Miti, che interpreta Marisa, una figura che aggiunge un tocco di freschezza e sensualità mediterranea al film. Il suo sguardo ammaliante e il sorriso provocante la rendono una presenza che non passa inosservata. Voglio vedere chi lava sti piatti. Mammina, che mi stavi cercando? Oh, questo non gli fa tocca niente che spascia tutto, eh. Chi c'è rimasto? Ci sarebbe il nonno. Ecco, il nonno ce l'ho io. Michela Miti è una di quelle attrici che sanno esattamente come giocare con la loro immagine, oscillando tra il dolce e il piccante. E non possiamo dimenticare Moana Pozzi. Anche se la sua apparizione è breve, Moana Pozzi non ha bisogno di molto tempo per lasciare il segno. In una scena a bordo di un treno, Moana, con la sua bellezza quasi ipnotica, riesce a rubare la scena. Questa è una delle prime volte che la vediamo sul grande schermo, prima che diventasse la diva più celebre del cinema erotico italiano. Moana è magnetica, audace, e il suo breve cameo è sufficiente a far battere il cuore agli spettatori. Dagmar Lassander, nel ruolo della moglie del dottor Patacchiola, porta sullo schermo una femminilità sofisticata e carica di mistero. La sua classe naturale e il suo fascino glaciale la rendono una presenza magnetica, anche in un contesto comico come quello di Viva la foca. La sua eleganza e sensualità aggiungono una nota di sofisticatezza al film. Ovviamente, non possiamo dimenticare gli uomini di Viva la foca. Bombolo è una forza della natura, un comico che riesce a far ridere con una semplicità unica, perfino quando si trova a gestire le situazioni più assurde e piccanti. Accanto a lui troviamo Riccardo Billi nel ruolo del nonno, che con il suo stile ironico e affettuoso rappresenta una figura di riferimento nella commedia italiana. Il cast è completato da attori come Victor Cavallo, Franco Bracardi e Sergio Di Pinto, che con le loro interpretazioni esilaranti contribuiscono a creare quel ritmo sfrenato e spassoso che caratterizza il film. Nando Cicero, noto per la sua abilità nel dirigere commedie ricche di umorismo grottesco, ha creato un film che è una celebrazione dell'esagerazione e della caricatura.
La critica dell'epoca non fu affatto tenera con Viva la foca, definendolo una sequenza di barzellette a doppio senso, ma con il passare degli anni la pellicola è stata rivalutata, trovando il suo pubblico tra gli amanti del genere trash e diventando un vero e proprio cult. Viva la foca uscì nelle sale il 4 marzo 1982, ma fu ritirato dopo solo 2 settimane a causa della censura, che non gradì i riferimenti espliciti e i doppi sensi piccanti del titolo e delle scene. Questo ritiro forzato lo ha reso un film leggendario e quasi proibito, alimentando la sua fama di capolavoro nascosto del cinema italiano. Interessante è anche il fatto che il regista americano Eli Roth, noto per i suoi film horror, lo abbia definito come uno dei suoi film italiani preferiti, elogiandone la carica trash e l'audacia. Che dire, amici della soffitta? Viva la foca! È un tuffo nell'ironia e nell'audacia di un'epoca che non aveva paura di osare e di giocare con la sensualità e l'umorismo in modo spudorato. Un film che, nonostante le critiche e la censura, ha saputo conquistarsi un posto nel cuore degli appassionati, grazie anche alle sue protagoniste indimenticabili e al tocco geniale di Nando Cicero. Se anche voi amate le storie di questo tipo, lasciate un like e fateci sapere nei commenti quale altra pellicola sexy all'italiana vorreste che esplorassimo insieme. Non dimenticate di iscrivervi alla Soffitta di Pippo e di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri viaggi nel tempo tra le dive e le icone del cinema degli anni 70, 80 e 90. Alla prossima! Oh, la soffitta di Pippo, un mondo magico è. Tra film e bellezze che non scodi mai, lo sai bene che tra risate e misteri, la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà. Dal poliziottesco alla commedia sexy, quei momenti d'oro così veri e complessi, le curve, il fascino, l'erotismo sottile nella soffitta di Pippo, ogni attimo è gentile. Oh, la soffitta di Pippo, un mondo magico è. Tra film e bellezze che non scodi mai, lo sai bene che tra risate e misteri, la sensualità è un viaggio nel tempo che ti conquisterà. Iscriviti al canale, non te ne pentirai. Nella soffitta di Pippo emozioni troverai.